Ho aspettato tantissimo tempo per provare la 500 Abarth, volevo una versione che mi convincesse a livello tecnico e a livello estetico, e questa versione può essere la 595 competizione che sto provando oggi. Abarth 595 competizione, nel colore più giusto, nell'allestimento più giusto, a metà strada tra la ragazzina viziata e il teppistello che cerca in tutti i modi di alzarle la gonna. Due anime opposte che lottano, sospese tra buone vecchie maniere e pessime abitudini moderne. Cosa ne verrà fuori ce lo potranno dire soltanto le mie colline. Quindi andiamo subito a capire quali sono i punti di forza e soprattutto i punti di debolezza, e questo è già uno. Questa maledetta moda delle 4 frecce in ogni frenata un po' più potente, che mi fanno già sentire un cretino ogni volta che vado a staccare un po' più forte, anche per godere degli ottimi freni Brembo, che sono davvero un bel impianto, ma mortificato da questo dispositivo di sicurezza che sinceramente non comprendo. E dato che ci siamo, vi dico anche subito l'altro grosso difetto di questa macchina, così ce lo togliamo di mezzo dall'inizio, ed è ovviamente il baricentro. Il tetto abbastanza alto è già di per sé un limite, ma il fatto di essere seduti nella stessa posizione di un doblò fa già iniziare l'esperienza di guida, anche andando piano, con una certa diffidenza. Diciamo che ne guadagna soltanto la coerenza con il modello originale, quindi con la 500 degli anni 50, 60 e 70. Non è, a mio avviso, una questione di comodità né di visibilità, perché basterebbe che questi sedili fossero regolabili, ed è un gran peccato anche qui, perché il sedile in sé prodotto da Sabelt è un capolavoro. Sembra il sedile di una macchina che vale 300.000 euro. Stesso discorso per il volante, che non è regolabile in profondità ma soltanto in altezza. Anche questo non aiuta a trovare una posizione di guida soddisfacente, ed è un peccato anche questo, perché lo sterzo invece è ottimo. È un po' leggerino, non diventa mai duro abbastanza, però ha una grandissima sensibilità e un grandissimo senso della curva, lo chiamerei, la maniera dello sterzo di tornare sempre nella posizione neutra nel tempo giusto e permetterti di affrontare una serie di curve senza trovarsi mai punti morti, senza trovare mai mancanze a livello di precisione. Quindi mi sono tolto subito tutti questi sassolini che tenevo a non nascondere, perché si fa anche per il bene della prossima macchina. Abarth è un gran marchio e spero che in futuro si arrivi ad avere una macchina veramente tosta. La buona notizia è che i difetti finiscono qui, e per di più mi va di spiegarveli per come li vedo io. Allora, mi sono lamentato del dispositivo di sicurezza che fa accendere le 4 frecce durante le frenate più impegnative, ma non è neanche vero, perché in realtà la frenata può essere già una cosa media tipo questa e già partono le 4 frecce. Questo vuol dire che la macchina si chiama competizione, dovrebbe essere prodotta per chi ama andare in pista, e tu in pista non ci puoi andare perché ad ogni staccata ti si accendono le 4 frecce, facendo ridere magari quello che stai cercando di lasciarti dietro. È più una questione concettuale che mi va di sottolineare, perché quando si cambia la seconda a 6.000 e qualcosa, non sempre ma spesso succede che fa uno scoppietto dietro che è molto molto soddisfacente. Dicevo, non la trovo una gran mossa quella di far accendere queste 4 frecce ogni 2 secondi, per 1000 motivi. Non la vedo neanche, eccola, come una cosa utile alla sicurezza degli altri, perché può farti preoccupare anche quando non ce n'è motivo e creare panico dove non serve. Dimenticandoci di questo, vi chiedo scusa io se ogni tanto sentirete partire queste 4 frecce, ma andiamo avanti. Ho
nominato l'impianto frenante Brembo, che è un estremo punto di forza, perché con il peso di 1100 kg i due dischi davanti lavorano veramente con gran facilità, e per di più sono bellissimi da vedere perché sono forati, fanno anche un figurone. Esteticamente in realtà c'è poco da dire, a parte la linea di cintura che è un po' alta. Per il resto la macchina è sicuramente la più carina della categoria, è anche più bella della mia amata Fiesta ST, nella versione 200 che ho provato poco fa, anche perché la successiva è diventata orribile. Speriamo che Abarth non faccia come Ford e continui su questa linea qui, anzi il restyling della 500 è stato anche più carino di quella originale, ed era difficile. Poi mi sono lamentato della seduta, non del sedile. Il sedile è una bomba, ed è infatti prodotto, lo abbiamo visto nel video, in fabbrica da Sabelt, con la stessa identica cura dei sedili Ferrari, McLaren e Alpine. Profondità del volante, questo un po' lo soffro perché io sono abbastanza alto, 1,89, vorrei sfruttare un po' meglio lo schienale del sedile, che è avvolgente sulle spalle nel modo giusto, avendo il volante poco più vicino, anche pochissimi centimetri sarebbero andati bene. A livello di ergonomia e di dettagli degli interni ci sono questi tre elementi, che sono il pomello del cambio, la corona del volante e i sedili, che ti fanno veramente sentire su una macchina di tutt'altra categoria di prezzo e di tutt'altra sportività. Il volante è veramente qualcosa di impressionante, sia per i materiali che per l'effetto visivo, ma soprattutto per quello che ci interessa di più, cioè l'ergonomia e l'impugnatura. Questa ne ha anche una doppia che ti fa scegliere se mettere le mani così o così, che è quella che io preferisco. Dà una sensazione di controllo che combatte con il terzo difetto che vi stavo per rielencare, che è purtroppo il baricentro alto, soprattutto nei cambi di direzione un po' più violenti, tipo questi. Detto questo, nonostante il problema del baricentro, devo dire che questa macchina in curva ci va un gran bene. Nelle curve larghe è veramente un piacere tenere il volante e impostare le traiettorie, dà anche una certa sicurezza quando appoggia. Si capisce insomma quando è il caso o quando non è il caso di chiedere di più al telaio, che è ben aiutato da questo TTC. Cos'è? È un'imitazione di differenziale autobloccante. Chiaramente la macchina non ha un differenziale vero, però questo sistema, che è più o meno un torque vectoring, comanda le ruote anteriori inviando o tagliando potenza sulla singola ruota, quindi ci si trova ad avere la coppia giusta nel momento giusto e sulla ruota giusta. Dà una bella sensazione che non credevo di avere da un dispositivo elettronico. È una buona imitazione, non è un vero differenziale, questo è chiaro. È sempre prevedibile, riesci a capire come lavora come un differenziale autobloccante, quindi capisci se io schiaccio di più lì si comporterà in quel modo lì, se io schiaccio meno si comporterà così, e questo è un modo giusto di usare l'elettronica. È disinseribile, quindi volendo si può andare con le ruote libere e si trasforma più o meno in una 1 turbo. Nonostante tutte le limitazioni dovute per lo più dal marketing e dalle leggi di mercato moderne che affliggono questa macchina, un applauso bello grosso va fatto invece sia agli ingegneri che ai collaudatori e a tutti quelli che hanno collaborato allo sviluppo su strada della 595 come delle altre Abarth. Meglio di così, con un corpo vettura del genere, credo davvero sia impossibile, perché c'è poco da fare. Se decidono di fare una macchina con la seduta così alta è perché la gente vuole una macchina con la seduta così alta. Io non so come alle persone piaccia guidare così, ma effettivamente queste decisioni qui vengono prese sempre a tavolino e sempre perché c'è una ricerca dietro. Quello che non va bene è che il mio Fiorino si può regolare in altezza e questa no. Quindi vi voglio bene Abarth, la prossima la facciamo con qualche regolazione in più, anche perché siamo tutti stanchi di sentir parlare
di questo difetto qui, quando la macchina in sé sarebbe una gran macchina, ma soprattutto una macchina con un carattere unico, cosa oggi rarissima, soprattutto tra le compatte, che come già dicevo nel test della Fiesta ST tendono ormai un po' tutte a somigliarsi. Le Abarth sono ancora macchine fuori dal coro, perché vanno bene i difetti, va bene un po' qualunque cosa, ma quello che io non perdono davvero a una macchina è quando non ha personalità. In questo caso, come tutte le Abarth, per fortuna sanno ancora di Made in Italy, c'è da affinare, c'è da affilare, siamo d'accordo, sono il primo a dirlo, ma sono anche il primo a difenderle. Il prodotto italiano è sempre il prodotto italiano, va difeso, va valorizzato e va assolutamente riportato all'altezza che è sempre stata sua e che oggi è messa in seria discussione da una concorrenza spietata. Quello che mi stupisce davvero è che con tutte queste premesse mi aspettavo che il posteriore, con questo passo così corto, questa altezza, si scomponesse molto facilmente in staccata e durante gli inserimenti un po' più prepotenti, cosa che invece non succede mai ed è raro per questa categoria qui. Ad esempio in questo, e solo in questo, anche la Fiesta ST si farebbe lasciare indietro. Insomma, a conti fatti, sulla 595 competizione ci sono montati componenti che un po' forse giustificano anche il prezzo di quasi 30.000 euro. No, non lo giustificano. Il pedale del freno è instancabile, è sempre ben modulabile anche... Oh, questo TTC funziona proprio. Parzializzando e lavorando insieme al TTC si riesce a non perdere praticamente nulla. È veramente un calabrone spernacchiante che schizza a destra e sinistra con la giusta arroganza. Io sono contento che la 500 Abarth esista da quando è nata, quindi sì, promossa con tanto di scoppietto, e speriamo che la prossima sia ancora migliore.